Bene, continuiamo questi piccoli esercizi. Come ti ho sempre detto, falli poco, falli 2-3 minuti ognuno. Non importa che tu li segui nell'ordine, li puoi anche fare disordinatamente di come li sto, non importa che segui l'ordine con cui li sto facendo uscire. Però ne prendi uno, lo fai per 2 o 3 minuti, poi dopo passi a un altro e poi dopo ti lasci andare invece alle tue improvvisazioni. Pagina 21, facciamo il primo esercizio, questo con l'arco, corde vuote, questo in particolare su Re, e dice Re 1, 2, 3, 4. GB vuol dire che uso tutto l'arco. Poi nella seconda battuta metà superiore dell'arco, 1, 2, 3, 4. Terza battuta GB, quindi torno da capo, 1, 2, 3, 4 e metà inferiore, 1, 2, 3, 4. Lo rifaccio da capo, poi c'è una battuta di pausa. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Questo esercizio non importa che lo fai col metronomo. Cerchi di tenere il tempo più costante che puoi, ma non farlo col metronomo perché il metronomo dopo ti costringe ad accelerare, a creare delle modifiche dell'arco che non servono. Quello che serve adesso è avere il tempo più regolare possibile, ma senza esagerare. Cioè non importa che sia esattamente come se suonassi con un metronomo, però mi interessa il suono. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tirar fuori il suono caldo, preciso, composto, molto, diciamo, fin dall'inizio alla fine molto omogeneo, non è per niente facile. Però quello che ti invito a fare adesso è di lanciarti su questo tipo di esercizio. Vedi, la partenza nel segno che hai visto nel E1 è quella specie di M, quella specie di figura che sale, si allunga e scende, che vuol dire arcata in giù, vuol dire che partiamo in questa direzione. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!